Buongiorno, io sono Giada Tasinato e insieme a mio padre, Simone, curiamo il nostro negozio Passione Antiqua ad Abano Terme, dove trattiamo gioielli e antiquariato. A cominciare da quest'anno, il 2024, il nostro team ha deciso di realizzare una serie di appuntamenti speciali ogni primo giovedì del mese per i nostri affezionati clienti che, per chi non ci conoscesse, a noi piace chiamare passionari. In pratica redigeremo degli approfondimenti, gli articoli appassionanti, che andranno a toccare temi legati principalmente all'antiquariato, all'arte e ai gioielli, che sono il nostro punto cardine, la nostra vera e propria passione e professione. Per riceverli, se non lo siete già, dovete iscrivervi alla nostra newsletter o, meglio ancora, all'area riservata del nostro sito per diventare anche voi dei veri e propri passionari, che come vi dicevo è il nome con cui noi chiamiamo la nostra community di clienti e amici fedeli. Vi lascio il link al nostro sito e ai nostri social in descrizione. In questo modo riceverete ogni primo giovedì del mese una nostra mail con cui potrete scaricare e leggere comodamente il nostro articolo. Però abbiamo pensato anche a chi non ha proprio voglia di mettersi a leggere altre cose durante la giornata o a chi è sempre di fretta e non ha quei 5 minuti di tempo per sedersi e leggere in santa pace. Così abbiamo deciso di realizzare anche un video. Ed eccoci qua che veniamo a spiegare che ci faccio io in questi schermi. Attenti però che le cose più belle saranno le immagini dei nostri meravigliosi oggetti, che in questo caso oggi saranno gioielli, quindi vi consiglio di tenere gli occhi qui ben puntati a me perché vi accompagnerò nel corso di questa narrazione con appunto delle riprese di alcuni pezzi che, credetemi, sono da togliere il fiato. Ultima cosa che vi dico prima di svelarvi il tema di questo primissimo articolo appassionante è che, visto che si tratta proprio di una grandissima novità di quest'anno, come team di Passione Antico abbiamo deciso di festeggiare questo nuovo inizio e di farvi un regalo. Quindi rimanete fino alla fine se volete scoprire come e chi potrà ottenere uno sconto del 30% su un gioiello a propria scelta. Ma basta dilungarci in chiacchiere, partiamo! Il tema di questo primo approfondimento sono i diamanti. Vi farò scoprire come si formano, dove si formano, come arrivano in superficie e dove li troviamo. E poi la parte un po' più dinamica sarà scoprire come queste meravigliose gemme sono state usate in gioielleria. Quando è cominciato questo amore per i diamanti e come si prediligevano, come si usavano i diamanti in passato e quindi anche come sono cambiate le tecniche e le mode nel corso dei secoli. Per comprendere meglio la fascinazione verso i diamanti, dobbiamo capire che cosa hanno di così speciale queste gemme. E la prima cosa da dire è che la composizione del diamante è un po' particolare. Infatti è composto unicamente da atomi di carbonio. Chi è del settore ha di sicuro un po' rabbrividito a questa mia affermazione perché effettivamente ci sono anche altri elementi che compongono il reticolo cristallino del diamante, soprattutto l'azoto e il boro. Lo so, però noi non ci addentriamo così nello specifico e quindi possiamo dire che la stragrande maggioranza degli atomi del diamante è di carbonio. Importante è che nel materiale diamantifero questo carbonio non è disposto a casaccio, ma secondo una rigida struttura cristallina cubica, che è ciò che rende il carbonio diamante. Infatti esistono altri composti puri di carbonio che si formano però sotto diverse condizioni di temperatura e di pressione. Uno di questi è la grafite. Diamante e grafite sono infatti materiali polimorfi, cioè formati dalla stessa sostanza ma aventi forme diverse e quindi anche caratteristiche opposte. Per esempio, mentre la grafite si cancella con la gomma, il diamante è il materiale più duro esistente in natura. Questo fatto, provato da Friedrich Moss già nel 1812, è dovuto proprio a come il carbonio è disposto e la sua disposizione è conseguenza diretta della formazione del diamante. Infatti, a differenza della grafite, il diamante si forma nel mantello terrestre a chilometri e chilometri di profondità ad elevatissimi livelli di temperatura e pressione. Il processo esatto è stato ipotizzato più volte ed esistono quindi varie versioni. A noi però interessa sottolineare che si tratta di un processo lunghissimo
Infatti, i veri e propri diamanti naturali non si possono creare in un giorno o in poche ore. Pensate che studi scientifici hanno provato che i diamanti più giovani che sono mai stati ritrovati in superficie terrestre devono essersi formati nel mantello terrestre almeno 990 milioni di anni fa. E quindi come fanno questi diamanti ad arrivare in superficie? Beh, l'unico modo perché le rocce che si trovano a 200 km e passa di profondità possano arrivare qui sulla crosta terrestre è attraverso le eruzioni vulcaniche. Quando si forma una sacca magmatica a livello del mantello terrestre, le rocce che si trovano intorno a questa sacca vengono inglobate in essa e poi trascinate in superficie passando per i camini vulcanici. Una volta arrivati in superficie, i diamanti si trovano in due tipi di giacimenti: quelli primari, e quindi i camini vulcanici veri e propri, che sono di vulcani inattivi ma ancora intatti, e i giacimenti secondari, che invece sono tutti quei luoghi dove sono trasportate le rocce che componevano sì i vulcani, ma che sono state spostate a causa dell'erosione. La maggior parte di questi giacimenti si trova lungo le sponde dei fiumi. Mi raccomando, ricordatevi la differenza tra questi due tipi di giacimenti perché sarà molto importante nella seconda parte del mio racconto, quella dedicata alla tradizione e all'uso del diamante in gioielleria. Prima di cominciare con questa seconda sezione del mio racconto, vi ricordo che c'è in palio un interessantissimo sconto del 30% su un gioiello a vostra scelta. Può essere uno di quelli che vi sto mostrando qui mentre vi parlo, oppure uno qualsiasi tra quelli presenti nel nostro sito passioneantiqua.com. Avete il link in descrizione. Rimanete fino alla fine per scoprire chi e come fare per aggiudicarsi questo, chiamiamolo, premio che abbiamo deciso di fare ai nostri clienti e ascoltatori. Detto ciò, riprendiamo. Allora, l'amore per il diamante non è certo cosa recente. La prima volta che in Occidente furono visti e toccati con mano i diamanti fu dopo le spedizioni in Asia di Alessandro Magno, quindi nel IV secolo a.C. Alessandro ovviamente li portò in Grecia e furono proprio i greci a coniare il termine da cui poi derivò il nome diamante. All'epoca, infatti, questi minerali erano descritti come adamas, cioè invincibili, perché resistenti e quasi indistruttibili. Come vi ho detto, il diamante è il materiale più duro che esista in natura. Quindi in Occidente non si trovavano i diamanti che dovevano essere esportati dai paesi orientali. Infatti, da sempre i diamanti si trovano in India, che fu l'unico paese produttore di diamanti per più di 2 millenni. Siccome si erano ovviamente accorti anche loro della bellezza di queste gemme, i sovrani indiani avevano stabilito che tutti i diamanti che venivano trovati erano di loro proprietà. Tutti tranne quelli brutti, o insomma quelli meno trasparenti e con una forma meno perfetta. E vi dico ora che la forma naturale primaria del diamante è quella ottaedrica, cioè due piramidi attaccate tra loro alla base, ed era quella la forma assolutamente prediletta. Tuttavia sappiamo che i diamanti arrivarono anche ai Romani e che erano tra le loro pietre preziose preferite. Infatti, Plinio il Vecchio, nella sua opera Naturalis Historia del I secolo d.C., scrisse che loro, i Romani, attribuivano proprio ai diamanti il maggior valore, e non solo tra le pietre preziose, ma in generale fra tutti i minerali. Andando avanti, dalle poche testimonianze che ci sono arrivate, sappiamo che nel Medioevo si continuò ad usare i diamanti, ma che molto spesso si prediligevano le gemme colorate nei gioielli. Solo dal XII secolo la Serenissima Repubblica di Venezia ottenne il monopolio sul commercio del diamante, che da allora cominciò ad arrivare in quantità massicce in Europa. Fu da questo momento che piano piano questo minerale diventò il protagonista della gioielleria mondiale. All'epoca però non si riusciva ancora a tagliare il diamante perché, come vi sto ripetendo dall'inizio, effettivamente è il materiale più duro che esiste in natura. E quindi come si fa a tagliare? Beh, con il tempo si è scoperto che all'interno del diamante esistono alcune fasce più dense e quindi con una concentrazione maggiore di atomi, e queste sono le parti che non si riescono a tagliare, ma che ci sono poi delle fasce dove c'è una densità minore di atomi,
che è possibile invece sfaldare. Sfruttando questa caratteristica cominciarono ad essere effettuati i primi tagli. Quello più famoso e che rimase in auge almeno dal 500 fino al secolo scorso è il cosiddetto taglio a rosa. Il primo a parlare di questo taglio fu il grande Benvenuto Cellini nei suoi trattati dell'oreficeria e della scultura del 1568. In questo caso i diamanti presentano una base piatta mentre la parte superiore è tagliata o, usando un termine tecnico, sfaccettata. All'inizio si riuscivano ad effettuare solo 3-5 faccette, ma con il tempo questo numero aumentò di molto e si arrivò anche a 24 faccette per diamante. Come vi dicevo, per un bel po' di tempo si trovarono diamanti solamente in India. Tuttavia, questo grande primato terminò nel 1725 ed in realtà ad oggi non ci sono quasi più diamanti che provengono da quel paese. Cosa successe nel 1725? Siamo nel pieno della conquista e dello sfruttamento del territorio americano da parte di alcuni paesi europei. In particolare, alcuni ricercatori d'oro portoghesi trovarono in Brasile delle rocce trasparenti che vennero poi classificati come diamante. Il Sud America era pieno zeppo di questi minerali, una cosa incredibile, molto più dell'India. Tuttavia, in entrambi i paesi, nelle Americhe e in India, esistevano solamente giacimenti secondari. Vi ricordate che vi avevo detto, quelli soprattutto lungo le sponde dei fiumi createsi per via dell'erosione dei vulcani? Ma ovviamente c'era la grande curiosità di scovare un vulcano spento ma ancora intatto dove poter trovare i diamanti ancora nel loro luogo di ascesa. I geologi erano curiosi di sapere con esattezza quale fosse questo luogo per poter comprendere un po' meglio anche la formazione di questi minerali dalle caratteristiche così particolari. Vennero fatte grandi campagne di ricerca nei paesi già esportatori, ma niente da fare, non si trovava nulla. Un giorno del 1867, per puro caso, un bambino che stava giocando lungo le sponde del fiume Orange, in Sudafrica, quindi cambio completo di scenario, questo bambino si trova tra le mani un sasso. Solo che è una cosa un po' strana, trasparente, molto luminoso. Cos'era? Ovviamente, neanche a dirlo, si trattava di un diamante. Il primo diamante d'Africa, che da grezzo, quindi da non tagliato, da non sfaccettato, pesava circa 20 carati. C'erano i diamanti in Africa e ovviamente ci si mise anche qua alla ricerca di quei giacimenti primari tanto agoniati. Finalmente, nel 1870, vennero scoperti dei camini vulcanici pieni di diamanti vicino alla città di Kimberley e poi tanti altri sparsi nell'Africa meridionale e centrale. Immaginatevi tutti questi diamanti arrivare nelle case europee e americane. Che lusso! Però eravamo nel pieno della rivoluzione industriale. Belle gemme, ma ora c'era un problema: la luce. Con i nuovi metodi di illuminazione, i tagliarosa o comunque gli altri tagli fatti allora non facevano brillare come si voleva i gioielli. Diciamo che per com'è fatto il taglio a rosa, la luce entra nel diamante e poi esce dalla sua base, non torna indietro quasi specchiata. In questo modo non si crea quello sfavillio che a tutti noi tanto piace. Velocemente si affina la tecnica, anche grazie alle varie macchine a vapore, frutto proprio di quegli anni di industrializzazione, e si arriva a quello che noi chiamiamo il taglio antico o old cut in inglese. Il diamante ha ora un aspetto più rotondeggiante e non ha più una base piatta, ma a tronco di cono. Così i gioielli delle dame cominciarono a brillare più che mai. Tuttavia, il taglio antico non segue delle misure e proporzioni iper precise, perché i tagliatori lavoravano a mano e quindi le faccette non erano proprio regolarissime. Inoltre, l'idea di base era quella di conservare la maggior parte del materiale, che non aveva altri usi, e quindi non ci si focalizzava tanto nella resa ottica, come facciamo ora, ma sull'impiego massimo della gemma. Tutto quello che si trovava doveva essere usato in gioielleria. Questo fino a che non arrivò Marcel Tolkowski, figlio di una lunga stirpe di bravissimi tagliatori di gemme,
Lui capì per primo che bisognava applicare le regole dell'ottica al taglio del diamante. Forse prima di lui c'era arrivato un altro, Henry Moore, ma insomma è Tolkowski che è passato alla storia con il suo libro Diamond View del 1919. Siccome io sono tutto fuorché una fisica, non mi metto a spiegare queste regole che renderei solo più complicate del dovuto. Importante sapere che Tolkowski stabilisce delle precisissime proporzioni di taglio che determinano la grandezza micromillimetrica di ogni parte del diamante. Solo in questo modo si riescono ad esaltare sempre e al meglio le caratteristiche di queste gemme. Tolkowski propone il taglio detto a brillante americano, che differisce leggermente da quello che proporranno poi, negli anni 40, i tagliatori di Anversa, capitale europea del commercio del diamante. Il loro è al momento il taglio a brillante ideale, quello con le proporzioni eccellenti. Questo taglio prevede 57 faccette divise tra parte superiore, la corona, e parte inferiore, il padiglione, ed è precisamente studiato per esaltare la naturale brillantezza e luminosità del diamante e creare quell'amato sfavillio di lampi colorati che viene chiamato anche fuoco. Questo taglio può essere realizzato in tutte le forme. Quella con cui si sposa meglio è la forma rotonda, ma va bene anche per quella ovale, a marchisa, goccia e via dicendo. Non è nemmeno l'unico taglio che viene effettuato al giorno d'oggi, però di sicuro è quello più amato e anche quello più ambito. Con il passare dei secoli si sono scoperte miniere di diamanti e quindi giacimenti primari sparsi in tutto il mondo, Russia, Canada, Australia, Finlandia. E l'amore per i diamanti non è mai diminuito, anzi forse aumenta sempre di più, tanto che si è sentita la necessità di creare dei materiali che fossero simili al diamante e anche dei veri e propri diamanti fatti in laboratorio. Questo però è un altro argomento in cui per carità non mi voglio addentrare per ora. Spero solo che con il mio breve ma intenso racconto siate riusciti a cogliere la rarità di queste meravigliose gemme che noi chiamiamo diamanti e il fatto che sia impossibile riprodurle in qualche ora, perché in quelle di laboratorio non ci sarà mai il fascino dei segreti e la magia che la natura ha riposto dentro ogni singola gemma. Tuttavia mi fermo qua. Il mio lungo racconto è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuto e di avervi tenuto compagnia. Se avete dei consigli su qualsiasi cosa, per favore fateceli sapere sotto nei commenti. Per noi è la prima volta che realizziamo questo tipo di approfondimenti e di sicuro col tempo affineremo la tecnica migliorandoci sempre. Vi ricordo che in descrizione avete il link alla versione scritta dell'articolo appassionante, al nostro sito, a tutti i gioielli che vi ho mostrato e anche ai nostri social, Instagram e Facebook. Seguiteci lì per vedere i nostri contenuti quasi quotidianamente. Ma veniamo al momento clou che so che stavate tanto aspettando. Come si fa a ricevere quel succulento sconto del 30% su un gioiello? Ebbene, amici passionari, basta che ci lasciate un feedback al link che vi lascio sia in descrizione sia sul pulsante qua in alto che all'ultima pagina dell'articolo appassionante. Più semplice di così. Fateci sapere se vi piacciono i nostri oggetti, se vi è interessato questo mio racconto o in generale se con noi vi siete trovati bene. Insomma, vedete un po' voi. Però dovete affrettarvi perché abbiamo deciso di premiare solo le prime 3 persone che scrivono il commento. Quindi correte a cliccare sul link e appena fatto fateci sapere qual è il vostro pezzo preferito della collezione di gioielli di Passione Antiqua. Su quello avrete il 30% di sconto. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi aspetto il mese prossimo con un altro entusiasmante approfondimento. Ciao passionari!